Allora, dobbiamo cercare di capire perché questa roba qui è indeterminata. Allora, come sempre, il mio consiglio è quello di andare a liberarci subito delle frazioni, cioè noto che il minimo comune multiplo è 4, perché qui c'è un 4, qui c'è un 2, qui c'è un 4, qui c'è un 2, quindi deve essere per forza 4. A questo punto quindi io dico, faccio tutto per 4. Allora che cosa succede? Che il primo pezzo naturalmente diventa x meno 2, il secondo diventa meno 2x più 4, perché? Perché se ovviamente io qui sto andando ad aggiungere 4, allora che cosa succede? Che questo 4 si semplifica con questo 2, mi rimane 2. E quindi cosa ho da fare? Ho questo meno 2 che si distribuisce sulla x e mi dà meno 2x. Poi meno 2 si distribuisce anche sul 2 e quindi qui mi dà meno 4. Quindi appunto che cosa succede? Questo segno meno si applica su ogni cosa che sta fuori insieme al meno 2. Quindi meno 2x meno 4. Poi qui anche sto moltiplicando tutto per 4, perché se moltiplico da una parte per 4 lo devo fare anche dall'altra parte. Quindi qui avrò meno x. E qui lo stesso discorso di prima, siccome non c'è il 4 ma c'è il 2, mi avanza un 2. E quindi ho meno 6. Ecco, ora mi sono liberato di tutte le possibili frazioni, ma adesso che cosa notiamo? Allora, andiamo a cercare tutte le possibili x. Quindi qui abbiamo una x, qui abbiamo meno 2x, quindi x meno 2x fa meno x, cioè fa la stessa identica cosa che c'è da questa parte. E quindi che cosa succede? Che tutte le x vanno via. E cosa rimane? Mi rimane meno 2 e meno 4 che danno meno 6. Quindi è indeterminata proprio perché qualsiasi x io metta va bene. Quindi non è possibile andare a determinare una x. Cioè in altri termini questa cosa è vera per ogni x. Cioè non so perché il libro ha scritto indeterminata, secondo me andrebbe bene anche dire per ogni x appartenente ad R. Proprio perché qualunque x io metta è sempre vera questa equazione. Infatti io qui ho meno 6 uguale a meno 6, che è vero se ci pensiamo. E allora qualunque x metta la cosa funziona. Facciamo un esempio. Proviamo a mettere ad esempio 0, il numero più facile di tutti. Se io metto 0, automaticamente che cosa succede? Che questa cosa qui non c'è più, proprio perché ho messo 0. Poi qui non ci sarebbe questa x, qui non ci sarebbe quest'altra x, quindi mi uscirebbe meno 2 quarti, meno 2 quarti, meno 2 su 2 uguale meno 3 mezzi. E allora vediamo che qui viene meno un mezzo, meno 1, uguale a meno 3 mezzi. E questa cosa è vera, perché 2 per meno 1 fa meno 2, meno 2 e meno 1 fa meno 3, quindi meno 3 mezzi, che è vero. Quindi abbiamo visto che, prendendo un valore a caso, l'equazione funziona. Quindi più che indeterminata, io direi che è vera per ogni x appartenente ad R.